Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luno Venere in Ariete per i più esperti, ma soprattutto segno zodiacale e ascendente Ariete. Facciamo questo bellissimo video evolutivo con la tarologia trascendente per rispondere a delle domande cruciali che vi supporteranno nel percorso di rinascita e di elevazione spirituale in tutti gli ambiti della vostra vita, affinché possiate auspicare alla prosperità in tutti gli ambiti della vostra vita. Allora, le domande sono queste. Risponderemo oggi: qual è la mia vera natura? Qual è l'archetipo a cui devo tendere per incarnare e manifestare la mia natura selvaggia, affinché Madre Natura possa goderne? Qual è la mia missione animica? Quindi andiamo a fare questo viaggio insieme molto profondo, come fosse proprio un percorso individuale, per andare a mettere l'attenzione sui punti cruciali di questo momento della tua vita, affinché tu possa goderne e beneficiare in tutti gli aspetti. Allora, qual è la tua vera natura? Allora, partiamo da questi oracoli. Oracoli della dea e oracolo dello sciamano. Chiedo il supporto del mio sposo celeste per realizzare questa magnifica creazione, affinché tu possa realizzare la tua anima, la tua missione e godere della prosperità illimitata. Allora, qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura? Ariete. Qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura? Qual è la tua vera natura? La tua vera natura, che si aggancia all'archetipo. Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura selvaggia, affinché Madre Natura possa goderne. Madre Natura, che poi è il divino, che poi è lo spirito di ogni cosa che esiste. E quando tu servi lo spirito serve te, in tutto ciò che desideri. Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura selvaggia? E poi, con le meravigliose carte di Selene del drago immaginale, qual è la tua missione animica? Che poi non sono concetti separati quelli che stiamo vedendo, è un tutt'uno, ok. Qual è la tua missione animica? Wow, ok. Allora, iniziamo. Qual è la tua vera natura? Vediamo cosa ci dice la dea e lo sciamano. La dea. L'adattabilità a cosa? Ah, al colibrì, bellissimo, bellissimo, un po' come l'eroe, no? Allora, rispondendo alla prima domanda, qual è la tua vera natura, mi dicono, il colibrì è un uccellino piccolino, piccolino, che fa cose enormi. Quindi è come se mi dicessero, rispetto alla tua natura, ti sembra di essere piccolino o piccolino rispetto a un'infinità, rispetto all'universo, no? Il tuo ego è una briciola rispetto alla tua essenza vera. Sì, il tuo ego è una briciola rispetto all'essenza vera che incarni. E quindi rispetto alla tua natura, queste carte ti stanno dicendo, affinché tu possa sentire quanta forza hai come anima,
sei venuta a sviluppare certe qualità di forza e di coraggio. E nella tua capacità di adattarti a ogni cambiamento e ogni situazione, come proprio un colibrì, che sembra piccolo ma è qualcosa di grande, no? Perché fa cose enormi, costruisce nidi, porta il cibo, fa cose enormi, sostiene i suoi piccoli. Nella tua capacità di adattarti, nel fare tutto ciò che quotidianamente la tua anima ti mette davanti di fare, tu stabilisci la tua natura, cioè vai incontro alla tua natura. Perché quando parliamo della tua natura, essendo il divino e l'umano sono delle dimensioni molto vaste. Quindi quello che adesso con la tua mente razionale devi comprendere è la tua capacità di adattarti ai cambiamenti della vita con grande forza, coraggio e determinazione. E quella capacità di adattarti ai cambiamenti della vita con coraggio, forza e determinazione determina la tua vera natura. Ok, continuiamo perché poi facciamo un sunto. Qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua natura selvaggia affinché Madre Natura possa goderne? Ok, qual è l'archetipo? La madre, bellissimo, affinché Madre Natura possa goderne. Prenderti cura, prenderti cura, prenderti cura è l'archetipo. Pazienza, amore incondizionato, allegria nel dare la vita. Quindi l'archetipo a cui devi tendere affinché la tua natura selvaggia venga espressa e affinché Madre Terra possa goderne è prenderti cura di. A partire di prenderti cura di te stessa o di te stesso. Prenderti cura significa donarti, darti alla vita, darti alle persone, darti in qualità per ricordare quello che l'anima viene a fare sulla terra. Cos'è che viene a fare l'anima sulla terra? Viene a darsi, a donarsi. Già si dona fino a quando non arriva all'atto finale del grande sacrum facere, no? Del grande sacrificio, che è quello del sacrificio dell'io, la morte intesa da un punto di vista razionale. L'anima è venuta a fare questo, a darsi e a donarsi. Quindi ti stanno dicendo che rispetto a quello che devi sapere della tua natura adesso, perché la tua natura è una molteplicità di dimensioni e di cose. Quello che devi sapere adesso rispetto alla tua natura, cosa chiama a fare l'anima, è il donarti, darti, adattarti nella quotidianità, sentendo di essere qualcosa di grande e non come il tuo ego ti fa credere qualcosa di piccolo. Perché in natura, anche se il colibrì è più piccolino rispetto a una tigre o un elefante, non è che è meno importante dell'elefante, anzi ha una funzione specifica senza la quale l'ordine universale verrebbe meno. Cioè senza di te l'ordine universale verrebbe meno. Mi spiego? Quindi rispetto all'archetipo a cui devi tendere affinché la Madre Terra possa giovarne è il darti e il donarti. Qua nell'aspetto in ombra dice abbandona i suoi figli, inculca ai figli una sensazione di colpa per farsi indipendente. Qua abbiamo per esempio l'archetipo di madre che genera nei figli la colpa, no? Proprio perché abbiamo l'aspetto in ombra. È possibile che abbiate avuto un esempio, un archetipo di madre che ha dato colpa, ti ha dato colpa o ti ha fatto sentire in colpa. Quindi siccome l'archetipo madre è quello che noi proiettiamo poi in tutte le relazioni, come l'archetipo padre, in tutte le relazioni di amicizia, di lavoro, relazioni intime, no? Quindi abbiamo potuto percepire il senso di colpa che ci ha dato nostra madre, o abbiamo percepito senso di colpa nei confronti della madre. Bene, quello che devi sapere adesso rispetto alla tua natura è adattarti alla concezione che l'archetipo madre per te è quello che tu hai scelto. L'anima ha scelto quella madre e quel padre proprio perché erano perfetti affinché tu potessi avere certe resistenze, certe paure, certi limiti specifici perfetti per te per superarli. Quindi adesso il messaggio si sta allargando, quindi adattati al concetto di
ehm, amore incondizionato verso tua madre in qualità di archetipo che l'anima ha scelto perfetto per potersi elevare. Darti, darti, darti senza riserve, darti alla vita, darti agli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, dandoti agli eventi, come vi spiego in tutti i podcast della mia playlist L'arte sciamanica, significa adattarti a una nuova prospettiva della vita, dove lo stesso colibrì, che è un uccellino, ripeto, piccolino, che fa tantissime cose, inizia a sentirti potente anche laddove ti sembra di essere piccola o piccolo. Quello a cui sta tendendo la tua anima è il darti, adattarti a darti agli eventi e a non sentirti piccola o piccolo schiacciato. Ok. Vediamo quello che devi sapere rispetto alla tua missione animica, perché la missione animica è qualcosa che tu sai quando lo fai. Siccome la mente razionale o ordinaria è qualcosa di troppo limitato e piccolo per poter afferrare un concetto, un postulato enorme che è quello della missione dell'anima, allora tu a poco sai cosa devi fare quando lo fai, non ci puoi pensare prima. È un concetto sottilissimo, ma la missione dell'anima ha a che fare con tutto quello che tu vivi quotidianamente. E quello che ti serve per vivere quotidianamente la missione dell'anima ce l'hai esattamente davanti agli occhi. Adattati a quello che hai davanti agli occhi, con grande fiducia nel darti a quello che hai davanti agli occhi che ti capita e vai incontro alla realizzazione di quello che vuole la tua anima. Ok. Vediamo cosa ci dicono le bellissime carte del drago immaginale di Selene rispetto alla tua missione animica. La steppa, questa carta mi parla di calma, di calma. Rispetto alla tua missione animica, ecco, questa carta mi dice, adesso te la leggo, di conquistare uno stato di calma che è il preludio di ogni sciamano. Ora ti dico, ti leggo questa carta. Numero 23, la steppa. E ti dico anche il rituale rispetto a questo. Allora, la steppa. Allora, sono calma. Io trasmetto calma alle aquile, affinché possano planare nel vento senza muovere le ali. Quindi è come se ti dovessi prefigurare di essere la steppa, la vasta steppa, che dona alle aquile la calma di planare nel vento, senza muovere le ali. Per restare calmo devi agire come la grande aquila, che sorvola le mie distese, cioè le distese della steppa, e non ha predatori, oppure come uno sciamano. Tutti gli sciamani discendono dalla grande aquila, la quale è uno spirito che permette di sperimentare la condizione della pace sublime. Io dono la calma allo spirito della grande aquila, il quale la porta a te. L'aquila è un animale schivo e solitario, non ama il frastuono prodotto dagli spiriti perturbati. Se vuoi che la grande aquila sia con te, devi pacificare le immagini perturbate dei tuoi nemici, benedicendole. Siano esse eventi del tuo passato che ancora non accetti, siano esse gli individui o i tuoi stessi pensieri. Quindi ti sta dicendo, affinché la grande aquila sia con te, e anche questo grande potere della visione dell'aquila, e per essere in pace, devi pacificare tutte le perturbazioni che ci sono dentro di te. Per pacificare i tuoi nemici significa, i nemici sono o delle persone o degli eventi del tuo passato che ancora non accetti e che ti stimolano dentro ansietà, oppure i tuoi stessi pensieri. Devi benedire quello che ti provoca
frastuono, ansia. Il responso del drago. Questo è il momento della calma. Non c'è calma senza perdono e pacificazione. Benedici i tuoi nemici. Il rituale per la buona riuscita. Dovunque ti trovi, qualsiasi cosa tu stia facendo, porta l'attenzione alla respirazione. Rendila un po' più profonda e lenta rispetto al ritmo del respiro spontaneo. Tipo così, no? Mi spiego? Respira dalla bocca che entra più aria. Allora dice, conta 10 respiri e cerca nel frattempo di rimanere concentrato su di essi, cioè sui respiri, no? 10 respiri in questo modo. I pensieri scorrono, le emozioni scorrono. Osservi ogni cosa che si muove in te e fuori di te. Ma il principale centro della tua attenzione per la durata di 10 respiri rimane il respiro stesso. Cioè tu respiri, i pensieri scorrono, le emozioni scorrono, ma la tua attenzione è tutta sul respiro. Poi, tornando al ritmo spontaneo del respiro, cioè non più il respiro profondo, ma normale, respirando normale, ritmo spontaneo, evoca le immagini nelle quali la tua mente identifica la presenza di nemici, ossia di persone, di situazioni, di virus, di mancanze, di insicurezze, oppure eventi dell'infanzia, genitori, avi. Quindi respirando adesso normalmente, evoca alla tua mente tutte queste immagini dei tuoi nemici. Ripeti a ciascun nemico per 7 volte la seguente formula psichica. Ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo, ho fede in te. Quindi ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo, ho fede in te. Questa è detta formula pentacolare, poiché è simboleggiata da un pentacolo, una stella a 5 punte inclusa in un cerchio. Ogni affermazione corrisponde a una punta della stella. Ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ti amo, ho fede in te. Ogni affermazione ha una punta della stella. Lo spirito della grande aquila ora è con te. Se ancora senti rabbia o agitazione, rivolgiti alla grande aquila con queste parole. Aiutami ad agire nella calma e nella chiarezza di visione. Aiutami a vedere dall'alto le cose dalla prospettiva dalla quale tu vedi. Oggi è il tempo dello spazio dinamico. Non esiste né l'incontrarsi né il separarsi, esiste unicamente il puro piacere dello spazio dinamico. Benedici i tuoi nemici, celebrando lo spazio che vi unisce, vi separa e vi unisce ancora. È bellissimo. Quello che si capisce bene da questa creazione per te è che devi benedire tutti i tuoi nemici, che siano essi i tuoi pensieri, degli eventi del passato che non sono stati pacificati, che siano i tuoi avi, i tuoi genitori. Qua abbiamo la madre. E quindi tutto quello che concerne la volontà della tua anima in questo momento è di prendere atto di questo momento. E quindi qua abbiamo la tua missione animica che in questo momento si identifica nel trovare uno stato di calma con la pratica della steppa, affinché tu possa darti e adattarti a questo cambio di prospettiva, ergendoti con la forza del colibrì sentendoti piccolina o piccolino a un'aquila, da un colibrì a un'aquila. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo altro, altrimenti andiamo a mettere troppa carne sul fuoco, va bene? Quello che la tua anima vuole realizzare in questo momento ha a che fare con questi passi, d'accordo? Ok. Io, ragazze mie e ragazzi, quando soprattutto lo dico per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi,
Il mio canale è una scuola iniziatica, l'abbiamo strutturata in questo modo e per comprendere profondamente anche i termini e una consapevolezza più ampia, e i moduli di apprendimento di base li trovate nella playlist L'arte sciamanica, va bene? Tutti i podcast dell'arte sciamanica, per andare a realizzare il tuo capolavoro di vita, che è la missione dell'anima, che è quella che è inconoscibile alla mente umana, ma che la puoi iniziare a sentire nella pratica quotidiana di ogni cosa che fai. D'accordo? Ok. Detto questo, io ti abbraccio, ti invito a salvarti questo video e riguardarlo più volte e ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!